dalle profondità si sente un verso, Mi sa che non ha qualcosa presa bene. di Mi sa che è il Commodore. incredibile. Direi di cominciare la nostra sessione e direi di continuare il piccolo racconto che stava favellando il nostro capitano all'interno della taverna. Quindi, ritorniamo su Tifone, questo pianeta fatto quasi per intero d'acqua, la quale Navigavia permette il passaggio veloce tra tutte le varie isole. E quindi torniamo di nuovo all'interno di questa piccola taverna. C'era questo silenzio dovuto al racconto del capitano che aveva iniziato. Il nostro capitano si era seduto, tutti quanti stavano facendo silenzio e la sua voce comincia a riecheggiare all'interno della taverna. Dunque, in quell'isola, come vi avevo detto, ci sono creature incredibili, dalle grandezze diversissime da tutto quello che è il resto del mondo. Ma questo è dovuto a una leggenda di una spada che ricorda l'amore di un viaggiatore. Un giorno un viaggiatore che stava esplorando la Navigavia, dopo una grande tempesta, si ritrovò alle rive di quest'isola che sembrava un'isola come tutte, ma ad un tratto fu inseguito da delle enormi scimmie polipo, alte più o meno 2 metri. E tutti quanti alla taverna, no, ma non può essere, non sono così grandi, fatemi finire. Quindi, dopo questo inseguimento, alla fine i sopravvissuti, che potevano essere contati sulle dita di una mano, vedete intanto accanto a lui un tipo con 3 dita che sta contando, pochi, stavano correndo e ad un tratto furono salvati da un gruppo di indigeni di quel luogo che riuscirono a scacciare le scimmie polipo che li stavano inseguendo e a portarle all'interno del loro villaggio. E lì, ad un tratto, cominciarono a nascere l'amore tra un indigeno e un capitano. No. E quando dice questa cosa, si sistema, la sedia scricchiola e la sedia fa lo stesso rumore della corda alla quale voi 5 siete legati. Bruno apre i suoi 2 occhioni agli estremi della sua testa e senti proprio questo scricchiolare di una corda bella stretta. Guardi un attimo sotto, Runo, e hai il vuoto più assoluto. Come? Cioè, non c'è proprio nulla? Cioè, nel mare, È né come se ci nulla? fosse un enorme abisso sotto di te. E vedi che sei legato insieme a tutti i tuoi compagni, proprio siete un unico fagotto di corde. Tutti insieme siete appesi, che proprio stai anche girando sul posto mentre sei appeso. Ha un'enorme corda che è attaccato a un osso che non può essere reale. L'osso nella quale ti trovi fa da ponte Ok. a 2 estremi di un canyon nella quale tu e i tuoi compagni vi trovate in questo momento. Sui bordi di questo canyon, di questa voragine, cosa c'è? C'è vegetazione, vedo qualcosa di Sì, vedi particolare, delle una vegetazione strutture. tropicale intorno a te e intravedi su dei crostoni nei vari lati, ma di qualcosa di molto grande, molto massiccio, ma non ne hai idea. E vedi anche in alto alcune ossa, quasi una gabbia toracica che non può essere dalle dimensioni, che fuoriescono dal terreno. Ogni osso di questa Ok. gabbia toracica più o meno è alta un 7-8 metri. E là, mentre giro, dopo qualche secondo sbatto anche gli occhi. Ma che cazzo, si stava meglio prima a questo punto. E chi c'ho, cioè te hai detto che siamo tutti Sì, sì, legati in sì. una palla, quindi vuol dire che vicino a me ci sarà uno di loro rispetto ad Sì, sì, altri, sì, sì. insomma. E chi C'hai c'ho vicino? accanto Ziggy
è Lara. Ehi, ragazzina? Ehi, e provo con l'estremità della mia testa che verso lei a tipo darle Una martellata! una bottarella sulla testa. Quando lo fai, io apro gli occhi e dico, ma che cazzo? E poi quando ti guardo, Runo? Ma dove diavolo siamo? Che poi ti vedrai il mio occhio proprio Sì, esatto. sarà Immagina che io stringo gli occhi, tipo, per fissare il tuo unico occhio in questo modo. Ma dove diavolo siamo? Ma che cavolo? Questa è proprio una gran bella domanda. Non ne ho idea, visto che eravamo su una barca in mezzo al mare e adesso siamo appesi su un dirupo attaccati a... E vedi, è proprio... Si guarda intorno come per invitarti a farlo delle ossa gigantesche. Sono veramente grandi per essere ossa. Io ne ho visti di capodogli e mostri marini, ma questa roba è fuori di testa. Ma qualcuno ci è legato qua dentro. E vorrei essere molto curioso di sapere come ha fatto. Perché, insomma, quest'osso non sembra esattamente il passaggio più sicuro che io abbia mai visto. Guarda verso il basso, se ci riesco, Marco. Ok, provi tipo un attimo a guardare sotto. E anche tu lì, sotto di te, hai il buio più totale. Senti un po' il rumore dell'acqua, ma è probabilmente lontanissima da dove sei tu. Chi ho accanto oltre Runo? Hai ciabatta. Do un colpetto a ciabatta. Allora. Piano piano. Ciabatta... In modo estremamente delicato. Sai, una che ha fatto proprio la babysitter? Proprio delicato. Ciabatta ovviamente ha la sua ventosa sulla testa perché non se l'era levata quando... Io mi giro come se fossi il tuo nasello preferito, praticamente. Ciabatta, buongiorno. Sono io. Due cose. Vuoi la bella notizia o la brutta? Allora, se la bella notizia è che mi stai togliendo la fune che c'ho dentro al culo, è un'ottima notizia. No, quello non credo di poterlo fare. Devi chiedere alla persona su cui hai messo il culo addosso. Su chi ho messo il culo addosso? Ovviamente Il mio Enrico, culo. Ovviamente è a Rigo. Perfetto. E rimango in attesa per l'altra buona notizia. Arrigo! Arrigo! Ma chi cazzo sei tu? E ciabatta! Io sono... Ma che cazzo hai in testa? Mi giro con fare seducente, che non è per un cazzo seducente. E guarda, qualcosa che non va. Dove siamo e perché? Quello è il tuo culo? Sì, per favore, riesci a togliermi la fune? Sarebbe un enorme sollievo. Io non vorrei dirti, Mhm. ma credo di non riuscire a distinguere il mio corpo dal tuo in questo momento. Tiro una ciabatta. corda. Tiro una corda. È il significato. Questo è il significato di amicizia. Ma che amicizia! Ma vedo la moglie del capitano e Cornelius. No, sembrerebbe che non ci sono. Bastardi. Abbiamo perso Cornelius. Ah, abbiamo perso anche la donna di Ziggy. Oh no, dobbiamo dirlo a Ziggy. Glielo, glielo dici tu a Ziggy. Sì, ci penso io, Ziggy. Contatto, contatto. Sì, sì, ci penso. Archibald, sei tu? No, C'è sono Lara, Archibald. Ziggy. Lara? Ancora. Ma perché ogni volta che mi sveglio sono legato? Non è la notizia peggiore. Ah no, sono Vorrei, abituato ormai. vorrei che tu la prendessi bene perché sono successe delle cose. Molto probabilmente Cornelius e la tua amica, fidanzata, compagna della vita sono orribilmente morti. Non esageriamo, Morti malissimo. Cioè, in modo terribile. Io mi credo. agito, Lara! Posso abbassare lo sguardo per vedere cosa c'ho sotto? Il vuoto. Avete notato che tipo... Penso manchi qualcosa. Ah. Quant'è lunga la corda? Cioè, a che distanza stiamo A pensando? una decina di metri. Porca miseria. La faccia. Beh, potremmo provare a ciondolare assieme. Che idea del cazzo. Cioè, mi consenta, non vorrei... Disse l'uomo con la ventosa non vorrei, attaccata intanto in sono testa. tipo legato con un salame che ciondolo e faccio barcollare i piedini. No, non è che voglio offenderla, però capisce che magari non è una salubre idea quella di dondolare. E là sotto io non so cosa ci sia. Potrebbe esserci cosa. Ciabatta,
Credo che sia l'unico modo per toglierti quella corda dal sedere. Sì, Allora è un'ottima idea. mi è capitato spesso, quindi non La preoccuparti. corda sul Per sedere caso- o lo strapiombo di 10 metri? Entrambe. Insieme? A volte sì, E come l'hai presa la Ok. corda in mezzo al sedere? non vuoi saperlo. Comunque, mentre state parlando e state decidendo quello che fare, ad un tratto sentite sopra di voi, all'inizio dell'osso, Oh no. Mhm. qualcuno di vostra conoscenza. Oh no. 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 Ma è il Commodoro due palle, dico. È il tizio con nome Ma impronunciabile. come Allora, cazzo è possibile? Marco, subito. Durabil, mi vendicherò di te, assolutamente. Non gli dia retta, Guarda- non è vero! Mi guadagni un punto eroe. Vedete lui, che però non è lo stesso della nave, ha della roba addosso che ha fatto rumore. È come se avesse una specie di vestito con tante piccole ossa collegate tra di loro. Una specie di veste rituale sciamanica. Questa è appropriazione culturale contro l'ammiraglio. Concordo! Intanto Commodoro. Commodoro. Pomodoro! Intanto. Commodoro, non ci sbagliamo. Ah sì, quello che è. Dulavac, muoviti a liberarmi da qui. Intanto i nomi diciamoli giusti. Cosa ho detto di sbagliato? Commodoro Dulaville. E per te Vincent Dulaville. Ok? E non per tua moglie. Senta, io siccome non c'entro niente in tutta questa storia, nessuno mi ha tolto la ventosa dalla testa, quindi sappiamo che la situazione è quella. Potrebbe, tipo, nel frattempo giro, al ritorno, liberarci. Così. Perché di buon cuore. Mm. Sì, Vincenzino è il nome dell'amicizia che ci unisce. Vincenzino, proprio. E certo, ora che la situazione si è ribaltata, siamo tutti amici, giusto? La nave è essersi ribaltata, signor Commodoro. Noi ti abbiamo anche avvisato, cretino, che si stava ribaltando la nave. Se lo insulti non migliori. E comincia tipo a passeggiare, che se vi ricordate lui aveva questo bastone che era diventato una lama, che questa volta è come se fosse un osso di un animale, e comincia a passeggiare sopra l'osso alla quale è collegato la vostra corda. Comincia a camminare e quindi finalmente i nostri, anzi i miei carcerati sono nel luogo dove devono stare, legati come dei salami. Mm. Mhm. Molto interessante. Quindi ci butti giù o ci vuoi dire cosa vuoi fare? No, io vi terrò qua fino a quando non verranno a Mhm. salvarmi, e lì io vi riporterò alle Ah. vostre celle. Ma Quindi pensi di qualcuno catturare vuole Archibald? salvare? Sai che non ce la farai mai. Cioè, no, aspetta, fammi Salvare. capire, tu ci tieni soltanto sopra un buco con là sotto, tanto per poi avere la voglia di recuperarci da qua sotto e ributtarci in cella, con la consapevolezza che noi fuggiremo di nuovo. Audace. Nessun malvivente è mai fuggito Io dal inizio a Commodoro contare, Dulaville. io inizio a contare. Vabbè ragazzi, 5. quindi iniziamo a ciondolare Io insieme, ciondolo. tanto questo qui è un Non me lo cretino. faccio ripetere. Ma Io ciondolo e faccio avanti. Ciondolo. Ciondolo come atto di dissenso verso il potere politico. mi scusi, Commodoro, ma non vorrà mica farci credere che lei ci ha appeso qui da soli. Lei. Ora, No, va bene tutto. Ah, ecco, perché non mi sembra esattamente il più forte degli uomini. ma ovviamente sono il più capace. Scusi. Io non Bene, riderei no, adesso. Chi è quello appeso? Non fa più ridere ora. Chissà per quanto. Mm? Grido tra Io comunque vorrei provare, visto che sono dotato di denti da squalo, a mordere la corda. Moriremo tutti. No, certo che non sono stato io da solo a spostare 4 manigoldi come voi. Ovviamente 5, scusatemi. Manigoldi. Capitano, non Manigoldo. Capitano. 4. Capitano Ziggy. Io, Per lei. con le mie Ciabatta. capacità oratorie di comando, ho convinto un gruppo di
retrogradi. Retrogradi. Va bene. Vuole un dizionario? È francese. Vabbè, Dai, degli Greg. autoctoni del luogo. Ah, quello lo conosco. Ripeti con me, retrogradi. È semplice. Re? Qualcuno non ci arriva a sputargli in faccia, per favore. No, Io che non ci arrivo. torna. Però effettivamente si avvicina alla corda. Se Ah, 5 prigionieri muoiono, nessuno se ne accorge che sono fuggiti, giusto? Magari abbiamo iniziato con il piede sbagliato, cioè, no? potevi ucciderci subito e invece hai aspettato solo per sentire noi che ti insultavamo? Ah, geniale, Comodoro. Se solo il mio onore non mi obbligasse a tenervi imprigionati. Estrae un macete, non lo so. Finalmente ti fai la barba? Lo avvicina alla corda. Non lo so. Che faccio? Taglio? E taglia quella merda, dai, coglione. Continua a ciondolare. Tiro fuori il coltello, quell'oggetto magico, e mi slego intanto. E mentre lui fa queste cose inizia a slegare gli altri. Almeno siamo con le mani slegate quando Ok, precipitiamo. però ti devo chiedere un test perché sei legato, quindi sì hai il Sì. coltellino perché comunque appunto è un oggetto che ti appare. Rollo i miei 10 dadi, grazie all'aiuto. Dai. Allora, devo fare le coppie. Questo è 1, questo è 2, questo è 3, questo è 4, 5. Guardo gli altri e dico, ora dobbiamo dare un colpo di reni. E vado a spingere fortissimo verso Però l'avvallamento. qual è quello la che questione? avevamo- Se tagli la corda, la tagli per tutti. Sì, Vabbè, sì, ma sì, ci e stiamo- noi che stiamo ci solo spieghiamo. volando, vorrei... Ok, però vi tenete alla corda ovviamente. Quella che... Sì, sì, ok, certo. ok. Esatto. Ok. Per ok. farci ciondolare... Quindi direi che questa a tutti gli effetti è una scena drammatica. Le corde si aprono e direi allora a questo punto di fare un tiro, cioè un approccio a testa e mi dite quello che volete fare. E come utilizzate i vostri incrementi. Quindi vi slegate, Ok, cominciate tipo a srotolarvi e la corda ovviamente un po' si allunga. Cerco di prendere tipo la rincorsa, perché sono la prima a srotolarmi ovviamente, quindi afferro la corda e faccio un movimento, sai, da Lara Croft, in cui tipo mi tiro indietro e vado dritto verso l'avvallamento più vicino, il posto più vicino in cui potrei saltare tecnicamente. Ok, allora io in questo caso sai cosa ti dico? Atletica sicuro, vigore, eccomi, non mi veniva vigore. Dunque, 2, 3, 4, 5 di nuovo. Che dadi. Ma che hai? 9 e 1 che mi hanno aiutato, mi hanno fatto fare il 5. Va bene, andiamo da Arrigo. Davvero. Il Commodoro, quanto è lontano rispetto a dove stiamo cadendo noi? Allora, la corda era alta dall'osso una decina di metri. Ok, io se cerco di calibrare bene il salto, riesco ad atterrare direttamente sopra il Commodoro? Mamma mia. Ok, dovrei utilizzare parecchi incrementi, però per fare questa cosa ti dico allora vigore e atletica anche per te. Uno. Un incremento. Ok. Io voglio prendere la ventosa di ciabatta e usarla per appoggiarla contro la parete e usarla come trampolino per lanciarmi verso il Commodoro. Tu non pensi che la mia ventosa è attaccata sulla mia testa proprio perché è mia? Anche per te atletica e vigore. Tac! 3 incrementi. Ok. Runo. Quello che viene in mente a Runo è che questo ha comunque questo bastone, no? Quindi la cosa banalmente che gli viene in mente è che sì, noi ci stiamo srotolando, ma se questo vuole ci taglia la corda in cima e si va tutti di sotto. Perfetto. Quindi mentre ci srotoliamo, quello che vorrei fare io è chiapparmi Ventosa, la mia remora, e lanciarla contro di lui. Ok. Ventosa, vai, è il tuo momento! Ok. Pokémon. Ok. Grazia o vigore? 3. Ciabatta è là che combatte contro Ziggy perché non esiste che mi tocchi la mia cazzo di ventosa. Quindi in questo Non la sto modo toccando, lui la sto prendendo. ciondolerà, ma ciondolerà per evitare Ziggy. Il suo combattimento è contro le mani lunghe di Ziggy. Grazie atletica. Atletica. A posto. Se conti in surplus solo 1, se no 0. 1. Cominciamo da Lara. Sai quella scena di Final Fantasy, Lo so. il film,
in cui lanciano Claude sempre più in alto. Ah, ok. Era per quello che stavo preparando la ventosa. Quindi la prima cosa che faccio è afferrare Arrigo tipo per una mano, Ok. mentre lui si sta per lanciarsi praticamente, e imprimere di forza con la corda che gira, perché io non ce l'avrei, ce l'ha la corda questa cosa, e dargli l'accelerata. Mi spendo 3 incrementi così, uno per prenderlo e 2 per lanciarlo verso Ok. l'alto. E andiamo che ti rimangono 2. L'altro incremento lo spendo per tenermi la corda e l'ultimo per afferrare Ciabatta per la ventosa in modo che non precipiti. Ora Forza! salto sopra Ciabatta e la uso come trampolino. Perfetto. Ok, va bene. Quindi mi lancio e cerco di afferrarmi con Arrigo per tipo darci una spinta, tipo hai presente tipo pirolette, tipo giocolieri volanti, no? Ok. Uguale. E La mi rimane un gravità è un incremento. concetto, un costrutto sociale. non è- La gravità è un costrutto che Ziggy e Enrico non conoscono, Esatto. ma loro se ne fregano. Esatto. Cioè, Quindi io faccio così, proprio nel momento in cui la corda si srotola, io mi aggrappo alla corda, mi stacco la remora dalla testa e con un movimento del braccio la lancio in alto verso il Commodoro col tentativo di prenderlo in faccia in modo che poi lui ce l'abbia tutta attaccata qui e non veda cosa sta succedendo. Sì, e appunto è quello che accade. Vedete proprio la... tu Arrigo ti vedi passare questo animaletto accanto. Ti passa accanto. E... che cazzo è? Ragazzi, non avete rispetto per le facce delle persone in questa campagna comunque. Non avete assolutamente rispetto per il viso e delle non hai visto ancora niente. Così. Ragazzi, i visi delle persone sono delicati. Noi praticamente siamo tipo i gemelli di Capitan Tsubasa. Esatto. Bello! Catapulta infernale. A questo punto devo fare questa azione, quindi voglio atterrare sulla faccia no perché c'è la remora, ma voglio atterrare addosso al Commodoro. Ok, e tu in pratica a un certo punto non capisci bene cose tra la forza centripeta, la forza centrifuga, Ziggy, Lara, non capisci bene, è tutto Una magico remora. quello che accade. E È tipo, devi immaginarmi lì così. e ad un tratto proprio ti trovi come se fosse una specie di scena a rallentatore, tu in aria e hai di fronte il Commodoro così tipo a rallentatore. Io seguo la scia e canto. Lonely. Io col mio ultimo incremento semplicemente andrò dal Commodoro e gli tirerò giù i pantaloni. Anche lui. Mi ha rubato l'idea a Ciabatta. Monteroe e Ziggy come un fulmine arrivi ai pantaloni del nostro Vincent come un buon bullo e gli abbassi i Dopo. pantaloni e Enrico tu gli arrivi addosso e ovviamente Vincent è senza pantaloni in questo momento. Però devi darti un attimo una sistemata, Vincent, ma non puoi fare così. Ti guardo l'uno e le dico, io pensavo che avrebbero disarmato il Commodoro, non che Spogliato? l'avrebbero spogliato. Penso che in alcuni studi sia vietato quello che avete fatto. No, non in questo. Ti passo la ventosa. Ciabatta si accappotta dall'altro lato, continuando a cantare. Sì, sì. Lonely. Io lo tengo, lo provo a tirare su e dico è piuttosto singolare il fatto che tutte e due abbiamo qualcosa attaccato in testa che chiamiamo ventosa, non pensi? Beh, no. Tutti risalite sulle corde tranquillamente. Direi che la scena drammatica finisce qua. Lo legate. Io gli leggo i lacci delle scarpe. Gli rubo la veste, quella tribale. Ok, va bene. Che armi ha addosso? In realtà ha solo quel macete fatto d'osso. Me lo prendo. Ok. Io Sì, prima di tirarlo giù mi siedo davanti a lui, tipo proprio a gambe incrociate. Senti un po', ma questi rinforzi che hai chiamato, questi aiuti, li hai già chiamati? Quando arriveranno? Quanti sono? Perché a noi ci servirà un mezzo di trasporto per andarcene da qui. Lui è tipo lì con il viso completamente disfatto dalla remora e anche il suo orgoglio distrutto totalmente. Ed è lì ancora... Aspetta. Mi scappa da pisciare, gli piscio in faccia.
No. Sapete, ci sto parlando. Sì, esatto. Scusatemi, mi scappava. Ah, Ziggy, Io non potevi stavo per aspettare. chiedergli dove erano Cornelius e la tua amica, ma quando li pisci in faccia decido che Si unisci. l'interrogatorio è Cioè, finito. compreso Ciabatta è senza parole. Lui è tipo lì ormai distrutto, ragazzi, non... Tutto gocciolato. Sì, non penso Mi ha che... messo in un secchio di piscio per mesi. Direi Non che... penso che abbia voglia di parlare con voi, penso che ormai lui è lì. Vabbè, buona continuazione Commodoro e gli tiro un calcio per buttarlo giù. E mentre lo butti giù fa... Non vi dimenticate di me. Quindi, voi siete all'interno di... Cioè, voi siete sopra l'osso, mentre sotto sentite la corda ciondolare. E vedete, ora avete un po' ben chiaro, tra virgolette, dove vi trovate. Avete dalla direzione nella quale è arrivato il nostro Commodoro un'enorme roccia, come un'enorme montagna, che vi dà vagamente il ricordo di quella di una calotta cranica di un teschio. Diciamo la montagna sembrerebbe che ricopre quasi per intero l'isola. E vedete, dato che siete comunque in un punto abbastanza alto, a un certo punto, un po' più lontano da voi, sembrerebbe provenire un fumo, come appunto un fuoco acceso. Dal lato opposto, invece, avete la giungla. Probabilmente lì c'è un accampamento. Sì. Io fossi in voi, non mi fermerei molto con gli indigeni. Cercherei giusto di capire dove è Cornelius e dove è la signora di cui non mi ricordo il nome. E Niente poi di magari prendiamo una nave. Beh, Giusto, Gughi, come si chiama la signora? non ne ho assolutamente idea. So solo che era la moglie del Commodoro. Bene, sì, immagino che ci sarà tempo per presentarsi dopo. Però ti ricordi come mi chiamo io, vero? No? Assolutamente. Sì, Lara. Andiamo. E parto. Verso il nulla. Non lo so dove Va sto bene, andando, io sto andando avanti. lasciamo Ciabatta alle sue disavventure. Io giro ciabatta nella nostra direzione. No. Comunque. Ti gira e continua a camminare come se nulla fosse. Cominciate a camminare quindi tra la giungla, diretti verso il luogo dove appunto vedete provenire il fumo. Cominciate a inoltrarvi in quest'isola nella quale i rumori si mescolano a quelli del mare insieme a quelli della giungla. Appunto sentite gli uccelli, sentite gli insetti, addirittura anche alcune volte le zanzare cominciano a darvi fastidio. Siete proprio in una vera e propria giungla. Arrigo, vedi che tu a un tratto ti si poggia una zanzara, senti proprio la puntura, gli dai una botta e quando ti vedi la mano, è grande sta zanzara, più o meno è quasi quanto tutta la tua mano. Minchia, ci vuole per non sentirlo. Mica, cazzo schifo. Cioè, possiamo chiedere tipo quanto già è stata loro? un'esplosione di sangue. Tipo... Io dico, fate attenzione perché queste stronze succhiasangue sono grandi quanto elefanti. Anzi, in realtà potremmo anche mangiare qualcosa mentre siamo qui. Il posto ci sembra abbastanza sicuro il posto al momento. Cioè, Sì, però ragazzi, diciamo che i suoni della foresta a un tratto vengono accompagnati da quello di rumori di tamburi e cominciano a suonare in sottofondo. C'è Ciabatta che si sta dando al flow. e da dove vengono? Anche la... Provengono dalla direzione nella quale vi stavate rivolgendo. Ciabatta, vuoi fare un'avventura? Con te? No. No, non con me, non ti preoccupare. Da solo? Sì, da solo. No, perché me lo chiedi tu. Non te lo sto chiedendo. Ok, Ti sto allora... consigliando un'avventura. Oh, peggio che peggio! Secondo voi, lo dico ad Arrigo ma anche a tutti, Io sguaino il macete, bellissimo. così. Ma secondo voi come ha fatto il Commodoro, che siamo tutti d'accordo che il Commodoro è stupido come poche cose, a Sì. convincere una tribù di cannibali a dargli il vestitino e penso ad aiutarlo nel legarci? O ha dato, come sai come succede di solito, magari si è presentato con qualcosa che i cannibali volevano. Secondo me è stata la strega ad aiutarlo. Perché la strega doveva aiutare il Commodoro? Probabilmente Le streghe, solo Ziggy perché l'ha vista. era la mia amante ed si è un po' incazzata quando mi ha visto con la moglie del Commodoro.
Una strega. Aspetta, di che strega stiamo parlando? Esatto, Quella ma che poi- che strega. Avete presente quando eravamo sulla nave del Comodoro? Sì, Avete sentito quella litania? sì. Sì. Era una strega che Penso. stava facendo tutto quello. Ah, quindi è colpa tua se la nave si è ribaltata. Aspetta, quindi siamo arrivati nel bel mezzo di una vostra lite? Allora, Quindi hai tentato di ucciderci tutto il tempo. adesso uccidervi. È lei che non sa accettare un rifiuto. Però questo vuol dire che se i cannibali sono d'accordo con la strega, magari possiamo lavorarceli. Potremmo dare Usando il nome Ziggy delle in pasto alla strega, noi pulirci dei nostri problemi, amo tutti i santi, è finito tutto, ciao, torno a casa. Fico. Questa è una Secondo te idea. la strega, adesso che siete scappati con me, vi lascerà in pace? Io non sono scappato con te, eri nel mezzo. Cioè, Sì, ma noi è non stata una possiamo- coincidenza. Noi non possiamo lasciare Ziggy in questa situazione Come no? perché Ziggy sta vivendo una drammatica relazione tossica. Sono Visto? tua mamma. Visto? Tu Assolutamente. lasceresti una persona, tu Ma lasceresti prega. una persona in una situazione Ma del se si genere? tromba le mogli dei pomodori? Non Streghe. è, non è colpa mia se non sono soddisfatte. Ok, mentre state parlando, ma Runo, tu sbatti contro quello che è tipo una specie di roccia, ma non è che ci sbatti nel senso che, oh mio Dio, che ho capito, però tipo un attimo impatti, non l'hai guardato bene, e c'è questa roccia con di fronte uno stocco di una certa dimensione, completamente placcato d'oro, infilzato nel terreno. Tutto intorno, come se fosse un cerchio. Ci sono diverse ossa, teschi umani, e anche tutto intorno è come se fosse scavato a fare proprio un cerchio. E nella roccia, guardando un attimo, ci sono delle scritte in una lingua che, a meno che non lingua? avete linguista, non siete in grado di... Hai tutto, ma è possibile? Capitano mio capitano! Ragazzi, So- grazie mille alla live. Ma che cazzo mette delle rocce qui nel mezzo? Che c'è scritto qui? C'è scritto Uga, qualcosa? ba, Questo leggo. Cosa c'è scritto? Allora, è una lingua molto antica, però so che c'è scritto che la sai. Quindi, comunque chiunque toccherà questa lama affronterà l'ira della giungla. Ciabatta, vuoi una nuova ventosa? non è una ventosa. Ma ne vuoi una nuova? No. Sicura? Ho questa e te la sventolo, cioè gli do un colpo e fa bing. Io guardo Ziggy, vuoi convincere Ciabatta a tirare fuori lo stocco maledetto? Si vede che è lo stocco maledetto. No, è il ventoso, era ventosa sacra quella. A me sembra che stiamo facendo abbastanza guai senza... Secondo me sei un bastardo. Stiamo andando da una tribù di cannibali. Cioè, siete sicuri di volerli fare arrabbiare? Io... Cioè, Ma infatti se la io prenderà non con vi aiuto Ciabatta, poi. non con noi. Io non tocco niente. No? Mi metto vicino a un albero mentre voi discutete e con l'ascia in mano, col macete in mano, e aspetto che qualcuno tiri fuori questo stocco perché succederà. Quindi io sto aspettando. Io guardo Arrigo, è bello lo stocco. L'hai detto tu che è maledetto. Sì, lo so che è maledetto. Bisognerebbe essere veramente stupidi per tirarlo fuori. La mia hubris mi dice, Master, che ricevo un punto eroe quando mi metto nei guai, rifiutandomi di lasciare in pace qualcuno o qualcosa o di ritirarmi quando sono in vantaggio. Oh, Ok. no. Gli prendo un punto eroe e tiro fuori questo stocco. Quando tiri fuori la spada e vi ritrovate lui con lo stocco completamente placcato d'oro in mano e non è successo niente. Vabbè, perché la maledizione arriverà a fasi, oppure non esiste, nel direttorato non siamo superstiziosi. Non so. Aspetta qualche... Visto? Ve l'avevo detto che non succedeva niente, non credete mai al vostro capitano. io non starò qui ad aspettare la maledizione. Comunque. Eh? Mi capisco piace uno. questo tizio. Vabbè, andiamo. Io mi guardo attorno, tipo come se mi aspettassi la maledizione che arriva proprio la maledizione. Sì. Tipo teschio in cielo, tipo mangia morte. E quindi me ne vado un po' deluso. Allora, io faccio una cosa. Lo stocco è di gran valore, immagino. Ha no? voglia. Sapendo che probabilmente l'hanno scritto i cannibali o qualcuno per loro, me lo porto, ma lo avvolgo tipo dentro la mia cappa, mi strappo tipo il mantello, lo avvolgo in modo che non lo vedano Ok, furbo. e me lo porto. Furbo. Continuate. E ad un tratto i rumori dei tamburi cominciano a farsi sempre più forti e a un certo punto arrivate in un luogo proprio dove si apre
la giungla e ragazzi, ovviamente capite di essere arrivati in quello che sembra un accampamento di indigeni. Vedete queste capanne, però non è per niente invitante il luogo in cui siete arrivati. Il primo che penso sia Runo, perché era partito comunque dicendo non aspetto la maledizione che arrivi. Quando tu metti un piede a terra, quando tocchi con i tuoi piedi il terreno, non è la terra o la sabbia che senti sempre, è cenere. Tutto intorno, vedete proprio che il terreno è come se fosse cenere, come se la giungla fosse bruciata tutto in un secondo e tutto intorno a voi è cenere. Le capanne sono fatte di un legno bruciato, come se fosse tutto molto cupo. Non è distrutto l'accampamento, è folcloristico, mettiamolo così. E vedete che un po' più in là, tra le capanne, c'è un capannone molto grande, ricoperto da un teschio di quello che sembra un'aquila strano. È tipo come se fosse la testa di un pesce, ma ha il becco. In cima a questa capanna, ma dimensioni che tu non hai mai visto. Cioè, se quella è la testa, il corpo sarà enorme. Più o meno stiamo parlando di un teschio di 3-4 metri. E i tamburi sembrano provenire da quella zona. E sentite anche: aiuto, mi prendo! La voce di Cornelius. Eccolo. Quindi, Cornelius. Sicuramente il Commodoro è venuto con almeno una scialuppa, perché sennò non sarebbe vivo. Mhm. Sicuramente Cornelius è stato consegnato agli indigeni al Commodoro, quindi Cornelius saprà dov'è la scialuppa. Salviamo Cornelius, scappiamo con lui, recuperiamo la scialuppa, ce ne andiamo dall'isola dei cannibali. Dobbiamo capire se c'è qualcuno che ci sta spiando in questo momento. Vorrei evitare che ci facessero, che ci accerchiassero e ci mettessero di nuovo come prima. Secondo me stavolta non ci riescono, siamo svegli. Però è una buona idea. Io so, ma non vorrei farmi piantare una cerbottana nel sedere. Comunque non è detto che sia arrivato qui con una scialuppa, potrebbe essere arrivato qui di fortuna su un pezzo della sua nave. Potrebbe essere arrivato anche lui qua sulla spiaggia e con la fortuna della strega hanno barattato qualcosa con i cannibali. Beh, allora in questo caso dovremmo convivere con i cannibali o imparare a nuotare molto veloce. Facciamo che andiamo a cercare Cornelius, lo salviamo e glielo chiediamo direttamente. Vuoi farlo stealth, sneaky, silenzioso o entriamo in quel posto utilizzando i nostri bastoni tonanti? Perché è una Allora, strana questa. Allora, io ho la faccia di uno che cerca di dire stiamo cauti, però guardo Ciabatta e guardo Ziggy e... tu mi devi spendere comunque il punto eroe per andare velocissimo. Ok, fai il giro e noti che comunque sembrerebbe che non c'è nessuno fuori e tutte le capanne fanno da perimetro in quella che è la zona centrale e nel tuo giro, andando come una scheggia, intravedi che allora non sei tipo Flash, cioè non è che vai tipo, cioè no, sono velocissimo. Sei velocissimo. Vedi che tutte le persone più o meno che potrebbero essere all'interno del paese sono tutte al centro e c'è il povero Cornelius che è legato ha uno spiedo e sta girando. E sotto c'è una carbonella accesa sotto di lui. Ci sono una decina di uomini armati con delle lance che sono tutte intorno e ce ne sono un'altra decina che stanno battendo i tamburi. E nel tuo percorso intravedi che c'è davanti al capannone due, quelle che ti sembrano donne a prima vista, perché comunque hanno dei teschi addosso, hanno un sacco di ossa come quelle che tu hai addosso. Ti sembra di intravedere delle donne che sono inginocchiate come se stessero pregando verso il nostro povero Cornelius e ti sembra che ci siano anche delle guardie all'interno della capanna. Non riesci bene a intravedere la capanna, dovresti avvicinarti molto per riuscire a vedere. Ok, sì. E non li sento parlare e dire qualcosa, sono tutti... No, sono tutti in silenzio, senti, continuano. Quindi posso immaginare che tipo sia un rito di sacrificio al vulcano per farlo calmare, probabilmente.
Non hai sentito vulcani in movimento? Beh, però c'era la cenere, quindi secondo me, cioè nel senso, uno Certo. più uno, Certo. indigeni, vulcano, o lo vogliono fare eruttare o vogliono che non erutti il vulcano, una delle due. E ok, ho fatto questo, torno indietro dalla mia ciurma e gli dico, potremmo barattare ciabatta con Cornelius, probabilmente, avrebbero più da mangiare. Non barattiamo nessuno. No, non è una buona idea, Ziggy. Come no? E cosa potremmo fare? Potremmo dirgli che il Commodoro ha rubato lo stocco. Comunque io penso che gli indigeni sarebbero un capitano migliore di Ziggy. Poi. Probabilmente, vuoi provare a chiederglielo? No, me ne frega un cazzo, onestamente. Ma io non ho Allora. capito neanche cosa dobbiamo fare. Non so, Dobbiamo perché andare sei- lì, fare brutto agli indigeni, salvare Cornelius. Fare brutto Cornelio e salvare gli indigeni, ok. Ecco. Sì, ma al contrario. Al contrario. Ok, ho capito. Proprio come il mio mozzo Gustav. Vi dico tutto. Ho visto le 10 guardie, che alcune potrebbero essere dentro la cosa. Sì, vi dico assolutamente tutto. Dobbiamo salvarlo con lei, sono membro della ciurma, prima voi. No, sentite, dobbiamo salvare quel poveraccio. Ok, affianco a Rigo e lo seguo qualunque cosa voglia fare. Io non ho capito, ma mi stacco la ventosa dalla testa, so che sarà usata. E gli rimane il segno rosso. Perfetto. Mi sei un po' pelatino, quindi. No, c'ha qua, sì, un po' sì. C'ha proprio ha una bocca qua rossa, che è stato tutto il tempo proprio un tonfo rosso, dove è stato attaccato tutto il tempo la ventosa. Io sto dietro, cioè perché a me non è che mi interessa troppo combattere con gli indigeni. A me è importante andare via. Ok. Quindi io rimango un po' indietro, però Ti seguo. seguo. Ok. Ok, allora camminate, fate un po' di passi in vicinanza dei nostri indigeni. Ovviamente fermano tutti quanti il suono dei tamburi. E notate come una specie di tenda di osse di fronte alla porta di quello che è il tendone principale. Probabilmente era il motivo per cui tu, Ziggy, non eri riuscito a vedere cosa Sì. ci fosse all'interno. E ovviamente i 10 uomini forzuti puntano tutte le lance verso di voi e cominciano... Ma vero, c'è Ziggy. Tipo, stanno rosolando Cornelius e si fermano con Cornelius che nella parte superiore è messo così con a pancia all'aria. Ragazzi, siete venuti a salvarmi! Certo, sei un membro della ciurma. Allora io mi scorgo verso uno e gli faccio: chi è sto tizio? Ma uno sulla nave che l'hanno arruolato, ma per me può rimanere qui, non è che mi offendo. Comunque, senti, io eventualmente potrei avere un piano, però vediamo come si evolvono le Oh, io mi cose. fido. E quindi... Beh, penso che dobbiamo tirarlo giù dallo spiedo subito, prima che brucia. Sì, ma stanno parlando. Ci parlo io coi tizi che dovreste tirare giù il nostro uomo, per favore. Ti guardano gli indigeni. Prima guardano tutti e poi tipo rifissano te. Tu, vestito, dove l'hai preso? Preso. Il vestito. Sì, l'ho preso. Perché tu avere vestito di cibo? Ah, questo è vestito di persone da mangiare? Quello Ah, vestito sì. di sacrificio per grande bestia. E perché avevate lasciato il vostro sacrificio a camminare in giro allora? Lo dovete sacrificare ancora? Tipo, vedi che alcuni di loro fanno tipo dei passi avanti con le lance. Ehi, tiro via il vestito. Glielo vado a rimettere se volete, eh. No, no, tienilo pure. Lo lancio tipo davanti a loro. Tu, Ah. Sì? perché sei qui? Sono naufragato, me ne voglio andare da qua, sinceramente. Tu vieni dal mare. Sì, Tu vieni da Navigavia. credo. Sì? E quando dici questa cosa, dalla tenda di ossa esce un personaggio. Ed esce una figura vestita bene, con questa cappa decorata a bordeaux. Questo pizzetto preciso, tutto molto curato. Non sembra del luogo, però ha questa collana d'ossa che parte dal collo, appunto, e va fino al petto. Ovviamente non l'ho potuto aggiungere. Ah, e io continuo a parlare con l'indigeno. Ma quindi anche voi siete dei sacrifici, scusatemi. Ehi, zitti tutti. Comincia a passare tra gli Scusami, indigeni. buone maniere, sto parlando. E continuo a parlare con l'indigeno. Quindi, dicevamo, Lui no habla se no chiedo io.
stava parlando fino adesso, quindi per favore ritorna lì o presentati magari quando abbiamo finito di parlare ne discutiamo. Comunque io da gentiluomo, capitano Ziggy, per molto piacere di conoscerla, e ora mi perdoni, mi faccia finire la mia conversazione. Io Un uomo. soy el capitano Enrique Nicolas Leandro Vincent Felipe Alvarez. Alzo la mano. Allora io mi rigiro e faccio Zigatius Boletarius White, molto piacere, ora sto finendo Alzo anche l'altra mano. la conversazione con il gentiluomo. Dicevamo, Scusate, ma tutte queste persone sono all'interno della tenda? O le ha mangiate e ne ha presi il nome. Io sono Besellese, quindi è normale. Senti, alzerei una terza mano, ma non ce l'ho. Dimmi Che perfetto. i miei nomi. Te li ha mangiati. Potete chiamarmi Felipe, tranquilli. Pipe. Capitano. Tu Felipe. d'accordo con Io Pipe? mi scrivo su una mano capitano Pipe. Perfetto. Quindi sei d'accordo con il tuo capitano? Bravissimo, ciabatta. Pipe, non sei il mio capitano. Brutto coglione. E vedete tutti gli indigeni che alzano le lance e vanno indietro. Io Tu riguardo- sei il capo. Ma state prendendo ordini da questo qui? Vedi che non fiatano e rimanete soltanto voi, anzi, il nostro Felipe che si appoggia al nostro caro Cornelius. Sì, prendono comandi da me. Ah, bello, cioè fai cucinare altre persone. Bravo. A te cosa importa? È un membro della mia ciurma. Lo butteresti giù dallo spiedo e ce lo rideresti? Perché lui è nostro, ti possiamo dire dov'è il Commodoro in cambio. Quindi siete venuti qua come il Commodoro? Beh, Dipende. non so se il Commodore è voluto venire qua, noi ci siamo trovati per caso. Io sto parlando che siete venuti dal mar, dal Navigavia. Possiamo liberare questo poveraccio? Sì, prima che brucia. Certo, e esce lo stocco e dà un colpo alle corde del nostro Cornelius che cade sulle braccia. Ed è lì. No, Marco, appena vedo che lui scatta subito per recuperare Cornelius. Ziggy, tu provi ad andare velocissimo verso di lui, ma quando lui sguaina lo stocco, taglia le corde e ti blocca e ti devi fermare perché sennò ti taglieresti la gola. E poi Cornelius rotola fuori e diciamo che ha addosso un po' di fiammelle, ovviamente aveva ancora i vestiti addosso. Aveva soltanto i pantaloni, anzi. E vedete che ha anche delle scottature dovute alla brasatura che stava facendo in quel momento. Iniziamo a prenderlo tipo a schiaffetti dove c'ha le fiammelle. Cioè, E così faceva mamma con me. quindi qualcuno ha avuto il tatuaggio? A quanto pare non sono l'unico. Ah, c'è anche chi è solo addestrato come tutti i Beseilesi per combattere. E quindi ti sei fatto catturare da sti tizi? Io comando qui. Questo è il mio villaggio da 3 generazioni. Ok, ci lasci il Quindi sei nostro il figlio membro e del ciao. figlio. Corretto. Questo posto è inarrivabile. Però ci siamo arrivati. Ho capito. E dove siamo? Nell'isola del Teschio. Beh, sì. Ok, e come si va via da qua? Non si può, vero? Se puede far, io sono arrivato qui. Mentre voi state parlando con lui, io mi metterei alle sue spalle e gli punterei il macete contro le spalle. Così magari lo invoglio a parlare. Lo aiuto nel modo in cui stava facendo. Stava facendo domande a Felipe chiedendogli: ma ti piace qui? Ma da quante generazioni sei qui? Cioè tengo l'attenzione puntata verso di me. Allora, la questione è che tu riesci a andare dietro di lui mentre gli altri parlano, però ci sono anche gli indigeni che ti stanno guardando. Quindi tu arrivi, gli punti il macete e ovviamente tutti gli indigeni escono le lance. Quindi mentre loro fanno questa roba, io a un certo punto mi ero tenuto appositamente in disparte e tiro tipo una botta a ciabatte, gli dico reggimi il gioco. Mi impettisco, mi faccio quanto più grosso possibile, capendo che questi qui non hanno idea di che cosa c'è fuori, quindi presuppongo che non abbiano mai visto un me. Quindi mi faccio avanti. Popolo dell'isola, io vengo dalle profondità degli abissi e porto la parola della grande bestia. Sono qui per dirvi
che la bestia non è soddisfatta del vostro operato e che chi vi guida non non lo sta più facendo in sua vece, ma per il suo tornaconto. Grande. Sì, confermo. Ribellatevi ribellatevi al vostro capo, al vostro padrone, perché l'unico padrone che dovreste avere è la grande bestia. Se deve tirare lo giusto. aiuto. Faccio da interprete Voglio- Cioè, è Ok. tipo la Bello. signora quella che fa i gesti lì al telegiornale. Ok. Quando Runo finisce di dire queste parole, dalle profondità si sente un verso, Mi sa che non ha qualcosa presa di bene. Mi sa che è il Commodore. incredibile. Ovviamente tutti vi girate. E dal profondo della foresta una creatura fuoriesce dal teschio, si mette in cima, un'enorme scimmia a primo impatto con il viso di un polipo. Oh, Ma allora esistono. E il nostro Alvarez si gira, prima guarda l'enorme bestia, rimane bloccato, poi si gira verso di voi. Nessuno ha tolto la spada, vero? No?